Nulla. Facebook chat. Ciao anche a chi è collegato su Facebook. Sta partendo Facebook adesso. YouTube non so se parte. Sì, sta partendo anche YouTube. Ok. Ciao anche su chi è a chi è collegato su Facebook e YouTube. Don't Panic, prima puntata. Proviamo questa diretta multipiattaforma. Dicevo già a chi era collegato su Instagram da qualche minuto, un format breve, 10 minuti, 12 minuti, probabilmente sarà qualcuno di più perché è la prima, anzi dobbiamo dire che era la numero 0 come dicono gli americani. Don't Panic viene da... Vabbè, me lo chiederete voi se vi interessa, così rispondo dopo. Il tema di oggi è rigidità mentale. Rigidità mentale riferita chiaramente al mondo che amiamo, quello del ciclismo, quello delle biciclette. Due parole: rigidità, molto utilizzata per descrivere una bicicletta, per descrivere la bicicletta che quasi tutti voi, o perlomeno gran parte dei ciclisti, desiderano, una bici rigida, o perlomeno è uno dei termini che più spesso mi trovo ad ascoltare quando sento da un appassionato che cosa vuole da una bicicletta, contrapposto a un termine che non c'entra niente con le biciclette, ovvero con la rigidità mentale, ovvero con un paradosso che si scontra con i luoghi comuni, con dei preconcetti che molto spesso vengono inculcati più dal marketing, più da logiche legate alla facilità di esprimersi attraverso dei concetti semplici rispetto a concetti più complessi magari da spiegare, magari anche non difficilissimi, che non necessitano, come mi dicono alcuni, di lezioni di fisica dei materiali, ma che sicuramente vanno spiegati un po' più nel complesso. Perché ho voluto affrontare il tema di rigidità mentale e perché nasce Don't Panic in poche parole. Abbiamo fatto un po' di dirette qui dal nostro quartier generale di Montichiari e abbiamo avuto delle domande, delle richieste da parte vostra, da parte di chi ha seguito queste dirette, legate a degli argomenti specifici. Raccontaci la differenza tra acciaio e carbonio e titanio, piuttosto che altre domande, questioni, argomenti che molto spesso abbiamo cercato di affrontare rompendo i luoghi comuni. E proprio sui luoghi comuni, quelli che tanti di voi conoscono come vabbè sì, comunque la bicicletta conta, ma tanto contano le gambe, oppure ah no, io non faccio molta salita e quindi ho comprato una bicicletta aero, oppure no, io amo la salita, per me il piatto, il trasferimento, diciamo, andare da un posto all'altro è solamente un trasferimento, per me andare in bici inizia quando inizia la salita. Sono alcuni dei concetti e delle frasi che più spesso si sentono dire da chi si vuole avvicinare al mondo di una bicicletta fatta per sé e non semplicemente scelta in un negozio. Quello che vorrei raccontare in questo primo episodio è che bisognerebbe cercare di ragionare in un altro modo, fuori dallo schema, fuori dalla scatola, e ragionare nei termini in cui è il ciclista, è l'appassionato a mettersi al centro di una domanda, di una richiesta, di un'esigenza, e non una mossa, una strategia, una definizione, un concetto più legato al marketing, a imporre un senso generale sostanzialmente del desiderio di una bicicletta. Tanti che si avvicinano al mondo delle bici T-Red, ma comunque al ciclismo in generale, come primo concetto chiedono proprio una bici rigida. Ora, quello che io vorrei cercare di spiegare in poco è perché volete una bici rigida. Cioè, ok, andate su qualunque sito di qualunque produttore, leggete che è una bici che ha una grande rigidità
non sappiamo che cosa, perché la rigidità è un concetto legato a un materiale, non a una struttura, quindi forse sarebbe più corretto dire rigidezza, ma di questo parleremo magari dopo. In realtà non sappiamo, o perlomeno io credo che la maggior parte di voi non sappia perché vuole una bici rigida. In realtà quello che voi volete è una bici che vi faccia utilizzare la vostra energia, la vostra potenza, cercando di sprecarne il meno possibile, di ottimizzare il più possibile quello che è il vostro sforzo. Alla fine, andando in bici, si è il motore di un mezzo, che sia pianura o che sia discesa. Se voi smettete di pedalare, la bici si ferma, anche se è una bici aero, e quindi volete qualcosa che trasmetta il meglio possibile la vostra potenza. E qualcosa, probabilmente una logica che si è fatta strada nel tempo, che non è nata sicuramente in un minuto, ha convinto che rigido è uguale a performante e quindi desiderabile, cioè tutti vogliamo una bici rigida. Questo però è segno di una grande rigidità mentale, perché non è possibile che tutti desideriamo la stessa cosa. È possibile che Geraint Thomas o Van Aert o Peter Sagan desiderano la stessa cosa di un appassionato cinquantenne che fa 200 km alla domenica sulle montagne sulle colline pavesi o sulle montagne dolomitiche? No, credo che non sia possibile, vogliono cose diverse. Eppure la bici rigida diventa un must, diventa un desiderio, diventa un concetto intorno a cui viene costruito il desiderio stesso della bicicletta, di una tipologia di bicicletta, da corsa stiamo parlando naturalmente. Vi voglio far vedere una cosa abbastanza semplice. Questa è una barra di acciaio. Questa barra di acciaio, io cerco di piegarla, ma non la muovo. Questo è acciaio. Non è neanche un ottimo acciaio, credo che sia un acciaio con un altissimo contenuto di ferrite, perché è una barra filettata comune. Questa è una sella in carbonio di un noto marchio che non citiamo. Se io questa sella la prendo e faccio così, la piego e se voglio la spezzo anche. Lo vedete probabilmente bene su Instagram adesso e lo vedete un po' qui, giusto? Questo è un perno ruota, un asse passante, asse 12, realizzato in una lega d'alluminio, anche questo da una nota casa italiana. Ben fatto. Impiegabile. Com'è possibile? Alluminio, acciaio, carbonio. Il luogo comune è il carbonio, è il materiale più rigido, l'alluminio è molto rigido, molto rigido. L'acciaio è quello meno rigido, è quello più tenero, più comodo, più confortevole, più antico. In realtà non è così. In realtà l'alluminio è il materiale che ha la rigidità inferiore, il carbonio dipende esclusivamente da con che fibre è realizzato e con che resina è realizzato, perché si tratta di un materiale composito e quindi non può avere una definizione a livello di caratteristica del materiale che ne indichi la sua rigidità specifica, e l'acciaio è sicuramente quello che ha le caratteristiche meccaniche di rigidità, quello che in fisica si chiama modulo di Young, assolutamente superiore agli altri. Però il luogo comune è che la bici in carbonio sia quella rigida, la bici in alluminio sia rigida, secca,
patagnucca, ho sentito dire qualcuno, non so cosa voglia dire, ma credo molto rigida dall'onomatopea, e che quella in acciaio sia quella più morbida. Però questo è frutto di un luogo comune, di un concetto, di una serie di concetti che sono stati passati in modo troppo semplice, perché in realtà io vi ho ingannato. Io vi ho fatto vedere una sella, una barra piena e un tubo vuoto. Quindi vi ho fatto vedere 3 oggetti con una struttura completamente diversa. E quindi in realtà io non vi ho fatto vedere quanto è rigido un materiale. Io vi ho fatto vedere quanto è rigido un oggetto. E a voi cosa interessa quando comprate una bicicletta? Che la bici sia rigida in termini assoluti? Chiudo dicendo una cosa che riguarda un altro campo che alcuni di quelli che mi conoscono, Jacopo prima da tutti, Jacopo Minelli, che è stato il nostro responsabile meccanico e che ancora mi dà una grande mano per quello che riguarda lo sviluppo dei progetti. Ho corso con i go-kart e ho lavorato anche nel mondo automotive. I telai dei go-kart sono realizzati in acciaio, in un buon acciaio, ma neanche un acciaio inossidabile, perché peraltro c'è una regolamentazione su questo che impedisce di usare acciaio inox. Poi se vi interessa perché ne parliamo. Perché un telaio di un go-kart è realizzato in acciaio? Perché un go-kart, per poter essere ben guidabile, deve deformarsi. Un go-kart, per avere trazione, deve deformarsi sotto il peso, o diciamo con il carico della potenza erogata dal motore. È la deformazione che permette guidabilità e trazione. Se io realizzassi un go-kart con una struttura, un telaio completamente rigido o anelastico, non potrei guidarlo. Alla prima curva andrei dritto, non avrei trazione, probabilmente girerebbero le ruote più o meno a vuoto e quindi non sarebbe un vantaggio. E questo magari non è banalissimo da capire, da far passare, però è così. KTM ha vinto in MotoGP con un telaio in acciaio. I telai delle MotoGP sono realizzati in alluminio, non in carbonio. Ma questo non è per essere anticarbonio, intendiamoci, è per capire, per aprire la testa. Il sottotitolo di Don't Panic, e poi chiudo e rispondo a un po' di domande che già ce ne sono un bel po' per i prossimi 10 minuti, diciamo così, è quello di capire e non fidarsi. Se oggi si parla di alcuni concetti come di concetti di cui non si può fare a meno nel avere una bicicletta, la propria prossima bicicletta, a volte bisogna cercare di andare un filo più a fondo. In Don't Panic cercheremo di volta in volta di non farci prendere dal panico e di capire perché e come un elemento, un concetto, un argomento sia più o meno vero, più o meno adatto a noi, e di rimettere noi stessi, noi ciclisti, noi appassionati, noi progettisti anche, al centro della nostra passione per andare in bici, per la bicicletta, e a tutti i livelli, dall'agonista all'amatore, dalle competizioni al puro piacere di andare in bici. Credo di avervi suscitato magari qualche curiosità e quindi adesso aspettiamo qualche minuto, qualche domanda. Io vado sotto l'asciugamano e tra qualche minuto vi rispondo.
Eccoci, eccoci. Non scherziamo. C'è Erika in regia che mi dice che ci sono un po' di domande, quindi cominciamo così. Dimmi Erika. Cosa ci fai con un asciugamano al collo e poi anche in testa? Don't Panic, per chi non ha riconosciuto il logo sul flyerino, sulla comunicazione, diciamo, che abbiamo fatto di questa diretta, è la scritta, che è scritta in grossi caratteri leggibili sulla copertina di un libro che si chiama Guida galattica per autostoppisti. Il libro è stato scritto da Douglas Adams, è stato tratto anche un film, vi consiglio di vederlo, ed è un film apparentemente catastrofico perché molto semplicemente viene eliminato il pianeta Terra dalla galassia. Allo stesso tempo la guida galattica suggerisce di tenere sempre un asciugamano a portata di mano, al collo è meglio, per qualsiasi evenienza. Non so cosa possa succedere e non so come le vostre domande possano essere così terribili da far necessitare un asciugamano, ma nel film l'asciugamano serve e salva la vita dei protagonisti, nel libro e nel film. Vi consiglio di guardarlo. E visto che il tema è quello di capire e non farsi prendere dal panico e anche non farsi prendere per il culo, nel senso, va bene tutto, va bene qualunque tipo di messaggio, di marketing, di comunicazione, ma è più bello capire, no? È più bello cercare di entrare in sintonia con quello che poi alla fine si fa. Abbiamo voluto anche noi scegliere questo feticcio e metterci al collo un asciugamano per ogni evenienza. L'altra domanda era? La rigidità assoluta del telaio di una bici da corsa è veramente quello di cui ha bisogno un cicloturista o un ottimo cicloturista? Un saluto da Ciclismo Lazio da Roberto. Allora, no, e attenzione, facciamo chiarezza su un punto. La rigidità, hai parlato di rigidità, così come io ho scritto rigidità mentale, abbiamo scritto nel titolo di questa diretta. La rigidità è una misura fisica che è propria di un materiale in un suo elemento finito di dimensioni caratteristiche. Io posso paragonare la rigidità di un decimetro cubo di acciaio con un decimetro cubo di titanio con un decimetro cubo di alluminio e parlare di rigidità come caratteristica meccanica di questo elemento. Quella che a noi ciclisti interessa non è la rigidità del materiale, perché noi non andiamo in giro con un decimetro cubo di acciaio, di titanio, di carbonio, di qualunque cosa sia, andiamo in giro con una struttura che è realizzata con degli elementi cavi, tipicamente dei tubi o comunque degli elementi a sezione variabile, realizzati con questi materiali che vengono progettati in che cosa? Nei loro diametri, nei loro spessori, nelle loro laminazioni per quello che riguarda il carbonio, nelle loro leghe per quello che riguarda i metalli. Bene, quella che è caratteristica di una bicicletta, quindi di un telaio, non è la rigidità, è la rigidezza, con 2 Z. La rigidezza è la caratteristica che individua la stiffness, quindi quanto è rigida una struttura, non un materiale. Cerco di farmi capire. Io prima vi ho confrontato una barra in acciaio, una barra piena in acciaio, con un tubo dello stesso diametro, ballerà pochissimo, in alluminio. La barra in acciaio ha una rigidità come materiale molto superiore a quella dell'alluminio, ma la conformazione del tubo del perno in alluminio gli permette di avere una rigidezza superiore. La domanda è ancora più specifica. Al netto di questo, e quindi al netto del fatto che non è il materiale a dirci qual è la struttura con la maggiore rigidezza,
La domanda è, ma abbiamo bisogno davvero del telaio più rigido, noi cicloamatori, noi appassionati di ciclismo? In realtà no, l'ho detto prima e lo ripeto, noi abbiamo bisogno che il telaio della nostra bici trasmetta il più possibile all'asfalto la potenza che noi esprimiamo sui pedali, cioè la fatica che noi facciamo. Per fare questo abbiamo bisogno che il telaio operi questo trasferimento in modo da non disperdere la nostra energia, perché altrimenti noi fatichiamo, facciamo i nostri 150, 200, 150, 300 watt, 400, qualunque sia il livello, ma a terreno ne arrivano di meno. E magari questa dispersione comporta anche una maggiore fatica, un maggiore affaticamento muscolare, una trasmissione delle sollecitazioni del terreno più affaticante per il fisico. Quindi no, non abbiamo necessariamente bisogno di rigidezza. Abbiamo bisogno di un equilibrio che ci permetta, in situazioni diverse, a seconda di quello che facciamo, corridori, amatori, di esprimere al meglio le nostre caratteristiche, le nostre capacità. Per questo ho concluso prima la prima parte dicendo: dobbiamo rimetterci noi come ciclisti al centro della richiesta e non accettare passivamente questa è una bici rigida, il 10% più rigida di quella precedente, e che, come diceva Edoardo De Filippo, e che ne sai tu che è un bene? Potrebbe anche essere un male, effettivamente. Erika? Aspetta che scelgo una cosa. C'è un po' ci sono alcune domande che sono un po' fuori tema, quindi le lascio poi per dopo. Una legata alla Levriero e alle colonne della Levriero. Beh. Quanto conta la componentistica su un telaio? Quanto conta la componentistica su un telaio? Ma se stiamo parlando sempre di rigidezza o di rigidità, chiaramente conta tantissimo. Oggi è rientrata da un giro, da un lungo, la nostra Francesca Selva, che molti conosceranno e che probabilmente ci sta seguendo in diretta, che è andata a fare un giro con una squadra di dilettanti maschile piuttosto forte e nota, e ha preso non il suo solito mannaia ma un'arachnide d'acciaio montata in modo particolarmente leggero, perché hanno fatto più di 120 km se non ricordo male, con un paio di migliaia di metri di dislivello, e naturalmente li hanno fatti a ritmo perché comunque erano fatti per allenamento. Francesca nel descrivermi le sensazioni, era la prima volta che utilizzava l'arachnide d'acciaio per un giro così lungo, l'aveva usata in gara ma non l'arachnide disco, la 03 perno passante. La bici era configurata con componentistica estremamente leggera, che permette alla bici completa nella sua taglia, che è un 55 largo circa, di arrivare sotto i 7 kg, 6,8 mi pare, no? Se non sbaglio Erika, in versione disco, 6,8 kg, quindi una bici d'acciaio a 6,8 kg. Quello che mi ha detto è che quando prendeva il manubrio in presa bassa, cosa che un corridore fa spesso, un amatore molto meno, rispetto al manubrio del suo mannaia sentiva un po' di movimento che in salita le dava fastidio, e soprattutto le dava fastidio quando magari cercava un'accelerazione in salita, quindi presa bassa e un'accelerazione in salita, perché sentiva le estremità del manubrio non tanto stabili. Quanto conta la componentistica? Ma tanto, perché comunque una sensazione di questo tipo non è una sensazione che ti tranquillizza. Magari tu hai un manubrio 50 grammi più leggero, anche 60, però è un manubrio che quando ti alzi in piedi non ti lascia particolarmente sicuro, non ti lascia feeling. Io ho conosciuto atleti di primissimo livello, Benjamin Thomas per esempio. Benjamin Thomas ha sempre voluto sulla sua bici da pista stem e manubrio in alluminio. Al netto di un peso maggiore rispetto alla componentistica in carbonio, lui aveva più feeling con la componentistica in alluminio rispetto alla componentistica in carbonio. Gran parte dei pistard
utilizzano pedivelle in alluminio. Le pedivelle che voi vedete utilizzate dalla maggior parte dei corridori in pista sono le vecchie Shimano Dura-Ace in duralluminio, che è una lega d'alluminio, che sì, ha una grande rigidità come alluminio e una grande rigidezza come struttura di pedivella, ma non è carbonio. Quindi tutto conta. L'importante è capire quanto conta per le proprie esigenze, cioè tu cosa fai in bici? Cosa cerchi, che cosa vuoi, quanto pesi, che giri fai, ti piace andare in montagna, ti piace fare le volatine con gli amici, corri, fai circuiti, fai le gran fondo. In funzione di quello non fidarti, cerca di capire cosa ti serve e in funzione di quello di elaborare quello che è l'oggetto telaio, l'oggetto componentistica, l'oggetto guarnitura, l'oggetto ruote più adatto a raggiungere l'equilibrio complessivo che serve a te per fare quello che ti piace fare. Una cosa molto importante per chiudere su questa domanda è capire che non si può scindere la componentistica dal telaio in modo così semplice, nel senso che un telaio progettato con certe caratteristiche, ipotizziamo per esempio un Manaya, sto parlando di T-Red e da T-Red gran parte di voi sa cosa è un Manaya, poi magari Erika vi fa vedere, ne ho qui vicino un esemplare che è proprio quello di Francesca della versione pista, che comunque è molto simile allo speed stradale. Il Manaya per esempio è una bici nata per le competizioni su pista e su strada, con poco dislivello, molta velocità, quindi una ricerca di una posizione aerodinamica particolarmente estrema che porti il corpo dell'atleta a minimizzare il drag aerodinamico. È una bici rigida sicuramente e di conseguenza cosa vuole? Vuole un tipo di componentistica che rispetti questo spirito, lo spirito del telaio. E quindi prendere un Manaya e mettergli una componentistica in carbonio super leggero, con ruote a basso profilo, quindi con una raggiatura particolarmente, ho visto che Filippo di Pippo Wheels mi sta seguendo la diretta su Instagram e sicuramente mi darà ragione su questo. Perché in pista si usa una ruota alta 90 mm con una raggiatura più corta e su strada in una tappa di montagna si preferisce un basso profilo e una raggiatura più lunga? Non soltanto perché pesa meno, questo è un pezzo, e non soltanto perché c'è una resa aerodinamica migliore del profilo alto rispetto al profilo basso, ma anche perché la raggiatura e la lunghezza del raggio incide nella rigidezza, e ancora qui non nella rigidità, nella rigidezza della ruota. E in pista tu hai bisogno di un certo tipo di reazione della bicicletta, quindi del complesso bici, ruote, manubrio, eccetera. In una Criterium con 4 curve a destra e 90 gradi hai bisogno di certe caratteristiche, e in una gran fondo, piuttosto che in una gara in linea, piuttosto che il Giro d'Italia, hai bisogno di altre caratteristiche che sono legate a una versatilità, per esempio, della bicicletta, una trasversalità su percorsi di tipo diverso che magari non sempre puoi avere da un materiale solo. Questo è il motivo per cui molto spesso vediamo atleti professionisti che a seconda del tipo di competizione che fanno cambiano il tipo di materiale che usano, dalla bicicletta fino alla componentistica, alle ruote. Pensate che ad esempio a volte si vedono atleti che in cronometro, che hanno parti di salita particolarmente impegnative, addirittura cambiano bicicletta, perché con la bici da cronometro avrebbero sicuramente una prestazione generale che li penalizzerebbe sul tempo complessivo. Erika, qualche altra domanda? Dobbiamo prendere una decisione, o facciamo delle domande, tu sei un po' più veloce perché siamo a 30 minuti contro i 20 che avevamo ipotizzato di tenere le dirette, quindi... Dai, è la prima puntata, se ci sono domande dimmele e sparo. Dai, cerco di essere più alla Giorgio Tartaro, più bang. C'è una persona che chiede, e potremmo rimandarla a un Don't Panic, che è un decalogo per la scelta delle bici, a meno che tu non voglia essere molto sintetico nella risposta, con la frase che hai dietro la schiena. Sicuramente la frase che ho dietro la schiena, che si vede sicuramente su Facebook,
e Instagram che cerco di farvi vedere. Ecco, è questa. Un ciclista, una bici. Direi che il decalogo potrebbe essere questa frase. Rimettere il ciclista al centro. Siete voi, siamo noi che andiamo in bicicletta. Non è il mercato, non è il campione, non è chi vince il Tour de France. Siamo noi. E il piacere del nostro sport a qualunque livello, ripeto, dal corridore professionista fino al più semplice degli amatori che esce con le scarpe da ginnastica, non prendiamo in giro la gente, quello ha le scarpe da mountain bike. Sì, vuole le scarpe da mountain bike perché quando si ferma al bar vuole camminare con le scarpe che non lo fanno scivolare, e lui va in bicicletta perché gli piace la bici a corsa e poi vuole fermarsi al bar. Magari appoggia lì fuori una bici che è la più rigida del mercato, ne ha bisogno, magari no, nel suo decalogo, però ci deve essere quella frase: un ciclista, una bici, che non vuol dire venite da T-Red a farvi fare la bicicletta. Noi lavoriamo in questo modo, ma è un altro paio di maniche. Se vi interessa, siamo qua per parlare con voi. Il passo successivo è, quando scegliete, non scegliete in base a una percentuale, a quello che vi dicono gli altri, non fidatevi, cercate di capire. La nuova è il 5% più rigida di quella precedente, o il 7% più leggera, o qualunque cosa. E dunque è un bene? È un male? Perché? A me serve? Mi serviva prima? La sentivo troppo morbida? Come diceva un mio amico, anzi il mio amico Jairo Armeti, provando una famosa bici, diciamo di un marchio italiano, sembra una banana matura, ma lui è un corridore, non per tutti è così. Altro? Sì, c'è Marco che dice: quindi posso prendere di nuovo l'acciaio? Ho un vecchio telaio ben 8 anni 80 in cantina, a questo punto devo pensare di rimontarlo, è più guidabile e stabile di tutti, sono la quarta bici in carbonio. E poi ha aggiunto una cosa: però quando vado sull'alluminio sembra più rigido nell'asperità, quando prendo le buche, le botte, lo sento più rigido. Allora, sì, proprio per quello che abbiamo detto prima, perché cioè, non è che devi tornare sull'acciaio. Qui il tema è quello che dicevamo prima. Io non so cosa fai in bici. Se tu mi racconti cosa fai in bici, io posso cercare di capire che cosa può essere più adatto alle tue caratteristiche e pensare di suggerirti una direzione che sia quella che ti permette di divertirti di più, di esaltarti di più. È vero, sicuramente i telai di alluminio, soprattutto i telai realizzati a cavallo dei primi anni 2000 fino al 2006-2007, sono stati dei telai pensati per enfatizzare alcune caratteristiche. L'alluminio, come ho detto prima, è un materiale che a livello fisico-chimico, quindi a livello di struttura e di caratteristiche meccaniche, è un materiale più morbido dell'acciaio, non più rigido, ma ha una massa inferiore, pesa meno, ha un peso specifico inferiore. Questo permette di crescere con gli spessori e i diametri dei tubi e di realizzare delle strutture che insieme, le strutture sono i tre triangoli che compongono le culle del telaio di una bicicletta, che hanno una rigidezza superiore a quella dell'acciaio. L'acciaio si deforma complessivamente in modo superiore perché? Perché se tu guardi la tua Benotto, molto probabilmente avrà tubi che non superano i 28 mm di diametro, mentre invece se guardi la tua bici in alluminio avrà tubi ben più grandi. Se guardi una bici in carbonio avrà tubi ben più grandi o con uno spessore differente. In questo incide la reazione e il modo in cui tu senti la bicicletta, no? Dici le asperità. È vero, ma tu in realtà stai pagando una struttura, non stai pagando un materiale. Quindi in assoluto probabilmente con la tua Benotto, che tienitela finché c'è, perché è una bici che anche dal punto di vista storico non devi abbandonare. Se le abbandoni dimmelo che te la compro io. Sicuramente avrai un comfort maggiore, ma non credere che nel complesso di un tuo giro in bicicletta in cui tu vuoi ottenere una tua performance, questo voglia dire che il risultato complessivo debba essere necessariamente peggiore di quello che potresti avere con una bici in alluminio, con una bici più rigida, con una bici in composito. Quindi capire, rimettersi al centro del binomio bicicletta-ciclista è fondamentale per fare la scelta giusta.
Henry Karam Cruz ci saluta dal Brasile, ti saluta e dice che hanno vinto acciaio, alluminio e carbonio, ma anche un campione in titanio. Approfitto solo per salutarlo perché non ci vediamo da 1 anno e mezzo ormai. È sempre un piacere sapere che ci colleghiamo anche così da così lontano. Questo è un pezzo in titanio. Lo vedete abbastanza bene, è il forcellino, il posteriore, in cui entra il perno di cui prima, no, della ruota posteriore. È un pezzo progettato, sviluppato e realizzato esclusivamente per un modello di bici T-Red che non esiste ancora. Quindi state vedendo un pezzo di una bici T-Red che uscirà nel 2021. Sto facendo vedere... Spoiler! Attenzione, spoiler! Ho visto. Taccio. Se io vi faccio vedere questo pezzo è realizzato con una geometria e degli spessori per ottenere determinate caratteristiche. Queste caratteristiche sono la trasformazione di alcune sollecitazioni che un forcellino ha in alcuni punti in deformazioni più o meno elastiche che permettono di ottenere un comportamento del telaio che è quello che volevo io nel momento in cui l'ho progettato. Voi non sapete ancora che telaio è, quindi non posso dirvelo. Io ho realizzato il progetto per 2 telai diversi, uno in titanio, che è questo che vedete qui, e uno che avrà le stesse caratteristiche geometriche in acciaio. Perché? Perché saranno telai molto diversi dal punto di vista delle sollecitazioni, della reazione, avranno caratteristiche differenti. Per questo motivo usiamo i 2 materiali. In che cosa differiscono il forcellino in titanio e il forcellino in acciaio? E nelle dimensioni. Nelle dimensioni, perché io volevo ottenere delle caratteristiche meccaniche che fossero paragonabili. E l'acciaio ha caratteristiche meccaniche che sono superiori a quelle di una lega, questo è un 6.4, un grado 5 in titanio. E un buon acciaio niobio ha caratteristiche che sono a livello di deformazione un 30% superiori a quelle del titanio 6.4. Quindi col titanio 6.4 ho dovuto abbondare un po' col materiale, diciamo così, quindi avere le superfici, le pareti del pezzo un po' più spesse, ingrandirlo un po' per avere delle caratteristiche che fossero paragonabili al pezzo in acciaio. Però questo pezzo in titanio è più leggero di quello in acciaio. Perché? Perché la densità del materiale titanio, di questa lega in titanio, è inferiore all'acciaio in una proporzione tale per cui l'aumento delle dimensioni per arrivare alle stesse caratteristiche meccaniche mi consente complessivamente di avere un pezzo più leggero. Quindi alla fine io avrò un telaio, se vogliamo vederla così, che avrà delle caratteristiche meccaniche paragonabili se non superiori, utilizzando più materiale, e il discorso che facciamo prima con l'alluminio è uguale, perché il titanio sta in mezzo, se l'acciaio sta qua, il titanio sta qua e l'alluminio sta qua. In realtà uso più materiale ma ho meno peso. È un bene? Beh, sicuramente delle caratteristiche diverse, per usare più materiale mi dà delle caratteristiche diverse. Quali? Magari ne parliamo in un'altra puntata di Don't Panic. Cosa è meglio? Dipende da quello che fai. Rimettiti in mezzo, rimettiti al centro della scelta, e abbiamo fatto vedere anche un pezzo in titanio, quindi ce l'avevo e lo avevo qua perché noi pur da metallari, e quindi più o meno vedi tutto quello che facciamo, avevamo anche un pezzo in carbonio perché lavoriamo anche con quello, soprattutto sulla componentistica. Io ho la richiesta anche di una partecipazione al video in diretta di MaxP29 che non riconosco nella foto, non so. Allora, io intanto ti direi 2 cose, che sono Stefano che dice: discorrendo per il mio amico Claudio a proposito degli acquisti di T-Red, una domanda è sorta nella mia mente. Si dice che l'acciaio sia più comodo rispetto al titanio, ma io guidandole entrambe non ho riscontrato scomodità nel titanio, quanto piuttosto reattività non uguale all'acciaio. Qual è dunque la caratteristica intrinseca di questi materiali che fa nascere queste considerazioni abbastanza frequenti e veramente diffuse? Rigidità, flessibilità, quali sono gli aggettivi più calzanti?
Allora, sicuramente rigidezza e non rigidità, perché tutto parte dalla rigidità, hai ragione. La rigidità è una caratteristica del materiale, una caratteristica meccanica del materiale, ma tu non vai in giro, come detto prima, con il materiale, tu vai in giro con una bicicletta fatta con quel materiale. Prima abbiamo fatto vedere come le dimensioni e le forme incidano in modo sostanziale nella caratteristica che poi alla fine è quella che noi sentiamo quando tu parli all'inizio della tua domanda di reattività, di comodità, di velocità di trasmissione della potenza delle tue azioni. Queste sono caratteristiche, diciamo, qualitative di sensazioni che difficilmente possono essere raccontate. Cioè possono essere fatte, potrei farlo, però credo che sarebbe molto noioso in termini quantitativi, numerici. La differenza fondamentale che tu hai percepito fra i due materiali sta allora, le cose sono sostanzialmente due. Una è, tu parli di acciaio e titanio, ma lo sai che di acciaio e titanio ce ne sono tanti e tanti tipi diversi? In questo mi allaccio con un'altra domanda che era, visto che l'acciaio è più morbido e anche meno caro, te la faccio solo perché voglio vedere la tua reazione. Ecco, questi sono i luoghi comuni in cui non bisogna cadere, perché l'acciaio è il più rigido e se andiamo su certi tipi di acciaio anche forse uno dei più cari. Tenete conto che cos'è? L'acciaio è il meno rigido, quindi costa meno. Quindi? Cioè c'era un quindi, sì, perché quindi. visto che è meno rigido, rigido perché se è più rigido è meglio. Non è vero, ragazzi, non è vero. Ve lo ripeto, nei go-kart i telai sono in acciaio e non sono in acciaio perché sono più economici o perché sono meno rigidi, sono in acciaio perché le caratteristiche che servono a un mezzo come il go-kart, che non ha sospensioni, come la bicicletta, guarda un po', e che ha un motore sulla trazione posteriore con una trasmissione a catena, come la bicicletta, guarda un po', serve un telaio che sia in grado di trasferire quella potenza con una deformazione elastica. Ritornando alla domanda sul titanio, perché il titanio è tipicamente un filo più reattivo dell'acciaio? Perché risponde alle sollecitazioni nella sua fase di deformazione elastica prima. Quindi, essendo un materiale un po' meno rigido, permette di aumentare un filino le sezioni dei tubi, di avere una rigidezza della struttura superiore, ma di usare la fase elastica del materiale. La fase elastica sta prima di quella della deformazione plastica. Prendete un fil di ferro. Se voi prendete un fil di ferro, c'è un momento in cui lo riuscite a piegare e lui ritorna come prima, e c'è un momento in cui quando l'avete piegato un po' troppo non torna nella posizione di prima, rimane così. Forse poi riesco a farvelo vedere con una barretta di metallo se riesco. E in quella fase di deformazione elastica, una deformazione che non è visibile, non è che potete vederla, avviene a livello di reticolo cristallino, di materiale, ma non è misurabile con degli estensimetri, con degli strumenti tecnici complessi, ma non è una deformazione visibile. Quella deformazione avviene in modo più rapido, più veloce, e quindi il materiale dà la sensazione di rispondere prima. Questo è il motivo per cui, ad esempio, in T-Red le bici, diciamo, da grimper, o le bici un po' più adatte alla salita, pensiamo all'Area che abbiamo presentato poche settimane fa, sono tipicamente realizzate in titanio, mentre invece le bici da cronometro o le bici un po' più legate a un uso veloce, quindi al triathlon per esempio, sono in acciaio. Perché nel triathlon per esempio, in un cronometro, non c'è tanto bisogno di rilanciare la velocità della bici, c'è bisogno invece di conservarla, e conservarla vuol dire riuscire a mantenere costanza, fluidità, che l'acciaio riesce a esprimere in modo migliore rispetto al titanio. Io ho Max che mi richiede ancora una partecipazione, provo a connettermi e vedo cosa succede. Non l'abbiamo mai fatto, quindi magari ho bisogno dell'asciugamano. Intanto hai qualche altra domanda? Sì, lascio quella di Paolo per dopo. Alessandro dice: vibrazione, rigidezza e la rigidità sono proporzionali?
Dio, vibrazioni, segnalo Erika, perché questo qui è un altro tema per un Don't Panic, vibrazioni. Per le vibrazioni in realtà sono dovute a qualcosa di diverso, che sì ha a che fare col materiale, ma ha a che fare più che altro col modo in cui le diverse parti del telaio, uso un termine musicale, risuonano fra loro. Tipicamente un qualsiasi tipo di struttura ha delle risposte alle sollecitazioni che possono assorbire, smorzare o accentuare determinati tipi di input. Quell'input può essere dato nel ciclismo, per esempio, da un fondo stradale particolarmente sconnesso. Questo cosa vuol dire? Andiamo per assurdo. Ipotizziamo di avere sotto ogni elemento della bicicletta, quindi sotto lo sterzo, sotto la sella, sotto l'attacco ruote, un materiale, un polimero, una gomma, un materiale che assorbe molto bene le vibrazioni. Io picchio, pam, e lui si prende le sollecitazioni e non le trasmette a quello che c'è sopra o sotto. Sarebbe un bene per diminuire la trasmissione delle vibrazioni e delle sollecitazioni alla bicicletta? Sicuramente. È il concetto dell'ammortizzatore sulle automobili, o sulla mountain bike, o in motocicletta. Ma c'è un contro, che nel momento in cui sei tu a dare delle sollecitazioni alla bici che vuoi che vengano trasmesse alla ruota e quindi all'asfalto, quindi sei tu a esercitare potenza e vuoi che quell'energia che tu trasmetti sia trasmessa al 100%, non succede mai perché hai delle dispersioni, diciamo il più possibile alla trasmissione, hai un disperdio di energia considerevole, perché quello stesso pezzo di gomma che ha assorbito le vibrazioni, diciamo così, passive, che tu non volevi, negative, e che quindi ti ha impedito di sentire la vibrazione dell'asfalto piuttosto la sollecitazione della buca, allo stesso tempo trasferisce alla ruota posteriore meno energia perché una parte se la mangia. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna trovare un equilibrio tra le cose, un equilibrio che non è facile e dipende da che cosa vuoi tu. Cioè, tu vuoi che quando dai 300 watt alla ruota ne arrivino 298, oppure ti va bene che ne arrivino 290 e sei disposto a perdere quei 10 watt per avere un comfort maggiore e per sentire meno quelle fastidiose vibrazioni o sollecitazioni che vengono dall'asfalto. Poi c'è un altro tema che è legato all'equilibrio tra componentistica e telaio. A volte, molto spesso, le sollecitazioni che voi sentite non dipendono direttamente dal materiale del telaio, ma dalla composizione complessiva della bicicletta. Se io ho un telaio che è particolarmente confortevole, ma poi uso ruote in alluminio e componentistica in alluminio, una sella in carbonio, ragazzi, c'è poco da fare, le sollecitazioni arrivano alle mani, al culo, a tutto, attraverso l'ultima cosa che trovano. È chiaro che se anche il telaio ammortizza parte di queste, avrò comunque delle sensazioni che saranno più o meno gradevoli a seconda di quello che cerco. Quindi una crab è più rigida e secca, tra virgolette, delle Rea arachnide, dato che i pendenti posteriori sono di diametro maggiore rispetto alle altre due bici? Allora, in realtà i pendenti intendi posteriori verticali, giusto? Direi sì. Ok, lui dice che sono di diametro Maggiore sulla crab rispetto a quel di Rea. No, non sono di diametro maggiore, ti posso assicurare che non sono né di diametro maggiore né dello stesso spessore. Lo spessore e il diametro dei posteriori verticali di crab, se stiamo parlando di titanio o acciaio l'ho capito, peraltro non è neanche... Stefano, quindi Stefano Modonese, che stiamo aspettando che passi ok, a finire i tagli della sua bici, e immagino che la domanda sia per decidere il modello perché è ancora molto incerto. Il posteriore non è neanche cilindrico, è conico, per cui gli spessori sono variabili, ha un triplo spessore il posteriore della crab, e anche i diametri cambiano perché è un 16 che chiude in 12, un conico. In più
ha delle lavorazioni di temperatura per quello che riguarda l'acciaio e di martellatura per quello che riguarda il titanio in testa e in coda, per andare a come posso dirlo in modo semplice, incrementare il vettore forza, quindi incrementare la pressione che il posteriore verticale fa nei confronti della ruota per migliorare la trazione al posteriore, quindi per fare quello che dicevo prima, per cercare di perdere meno energia possibile. La domanda riguardava la trasmissione di potenza o la comfort? Mi sono perso. Il rigido e secco, cioè il crab è più rigida e secca? No. Non c'è nessuna differenza a livello di rigidezza del telaio tra una crab e una arachnide. Il comportamento è molto simile, quello che differisce è la trasmissione delle forze e quindi il modo in cui ad esempio un'accelerazione, quindi un delta di forza che il ciclista nel momento in cui per esempio si alza in piedi e accelera impone alla bici, si trasferisce all'asfalto in situazioni diverse. Arachnide ottimizza questa resa quando il terreno su cui fate la vostra accelerazione è pianeggiante. Crab e Rea ottimizzano portando avanti il baricentro dinamico del telaio quando la strada si fa in salita, quindi sostanzialmente quando fa questo loro spingono verso il basso e quindi aumentano la trazione e migliorano il rendimento della bici. A livello di comfort e di reattività e anche di rigidezza, se vogliamo tornare a parlare di questo argomento, le bici sono paragonabili a livello di prestazioni, tant'è che quando avevamo fatto una diretta, forse da prima, su Crab durante il lockdown, lo avevamo detto, tra Crab e Arachnide noi abbiamo cercato di mantenere le stesse caratteristiche dal punto di vista della sensazione, ottimizzando però la Crab e la Rea ancora di più per chi vuole una bici molto più prestazionale sulla salita. Molti ciclisti amano la salita, adorano la salita, pensano solo alla salita ed è giusto accontentarli ottimizzando le loro prestazioni in salita. Ultime due cose perché stiamo per arrivare all'ora e lascio Paolo per ultimo. Mauro Cresta dice: mettendo da parte la serie di Romolo e Tirreni che ritengo un'eccellenza, se appunto l'avvento e la diffusione del carbonio nel ciclismo è stata così travolgente per questioni di marketing, se hai a ragione di numeri invece sconfessato le sue proprietà miracolose a favore dei metalli, come mai i grandi brand non tornano indietro o quantomeno non affiancano telai in acciaio a catalogo oltre a quelli in carbonio? Ma in realtà lo fanno, credo che qualche corridore si ricorderà qualche anno fa, 2011 probabilmente o 2012, Specialized che uscì con una S-Works in alluminio in edizione limitata 300 pezzi, che fu provata, forse era 2012 addirittura, che fu provata o anche dopo, non ricordo. Fu provata da qualche corridore professionista che in un'intervista che ancora è in giro su YouTube dice: speriamo che non la provi qualche mio collega perché altrimenti il carbonio ha finito di esistere. L'anno scorso, 2 anni fa, sempre Specialized usò la LE in alluminio per una serie di criterium su strada, la usò anche Sagan, perché comunque nel momento in cui si vuole avere una prestazione della bicicletta simile a quella di una bici a pista, le criterium sono sostanzialmente delle gare simili alle gare in pista, le vere criterium, cioè gare 1 chilometro di percorso 50 all'ora fatte full gas, sto parlando. Un telaio in alluminio può essere più adatto, poi dipende sempre da come è progettato, di che alluminio si tratta. Ci sono molte variabili, non è così. È come parlare di pizza, cioè è più buona la pizza, è meglio la pizza o è meglio la pasta? E ragazzi, dipende da dove fate la pasta, dove comprate la pasta, chi l'ha fatta, come la cuociono, e chi fa la pizza, come la impasta, come la cuoce. Se andate a New York o a Parigi a mangiare la pasta fa schifo, ma se la mangiate in Italia la pasta è buona. Sempre pasta è, sempre carbonio, sempre acciaio, sempre titanio. Se andate a Napoli la pizza è buonissima, se andate da Pizza Hut a San Francisco magari non vi piace.
È sempre lì il concetto. Perché i grandi brand non tornano a... Ripeto, in realtà lo fanno, ma lo fanno in delle edizioni o in delle situazioni molto specifiche in cui la possibilità di produrre come si produce l'acciaio, il titanio e l'alluminio può avere degli standard di realizzazione e di costruzione che possano garantire la prestazione che si va a cercare, perché Mistral scrive: gli costa meno uno stampo cinese, la lavorazione di un telaio in metallo è comunque più difficile se vuoi farla della stessa qualità. Sì, infatti i grossi brand di solito fanno delle edizioni limitate dei telai in metallo quando lo fanno, e sicuramente i grossi brand, proprio perché sono grossi brand, ragionano nei termini di ottimizzare il ciclo di produzione, quindi produrre n pezzi in un giorno. E sicuramente fare un telaio in metallo vuol dire saldarlo a mano vuol dire avere una persona che lo salda a mano, vuol dire averlo progettato, vuol dire molto spesso progettarlo per un'esigenza specifica, perché progettare un telaio di taglia, che ne so, 61 è diverso che progettare un telaio 52, ha caratteristiche completamente diverse. In carbonio si oversizza un po' il 51 e si va bene sul 62, cercando di centrare quel 54-55 che va bene, un po' tutti, e quindi si ottimizza questo. Ricordo che un anno fa o 2 anni fa un grosso marchio aveva segnalato che a seconda, sul loro modello top di gamma, che più bello di così non ce n'è, un loro top di gamma aveva laminazioni di carbonio differenti a seconda delle taglie. Poi questa cosa è stata cancellata. Fare questo è un procedimento costoso, per cui non è così non è così banale. Tenete conto di una cosa, è vero che costa meno uno stampo per la grande produzione, perché si fanno le taglie, si fanno 3 stampi che magari coprono 6 taglie e poi si producono i pezzi in una produzione quasi industriale. È anche vero una cosa, non so se lo avete letto, recentemente BMC, citiamo i marchi perché voglio dire, siamo qua a tirare, non è che siamo nemici degli altri, BMC ha fatto un telaio in carbonio che è quello dell'SLR 01, pari, però dicono che questo telaio, a differenza degli altri, è realizzato artigianalmente a mano, in carbonio, identico, non hanno cambiato geometria, ha cambiato niente. Questo telaio costa, andatelo a vedere sul sito, il telaio 10.000 euro. 10.000 euro il telaio in carbonio. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui si valuta il costo complessivo di un'operazione, quello che costa è la progettazione del telaio, perché è stata fatta in modo completamente diverso da quella di un telaio stampato industrialmente. Perché? Perché le pelli vengono messe lì in un certo modo, con una ragionevolezza, e quindi quella ragionevolezza è stata progettata da chi ha fatto il libro delle pelli, si chiama, no? Cioè il modo in cui si vanno a mettere le pelli nello stampo, perché una persona l'ha fatto o più persone l'hanno fatto, e questo, materiali, progettazione and money che realizzano il manufatto, ha portato quel telaio a costare 10.000 euro. Immaginate che la bicicletta completa costerà, se il top di gamma della stessa bici costa 13.000 euro, ne costa 25, e quindi è molto facile. Abbiamo, Spiritual Tattoo dice che al Tour de France 2019 Oliver Nasen ha corso la tappa con una Eddy Merckx in XCR a Columbus. È vero, Merckx ha fatto una riedizione di una bici in XCR. L'XCR, lo ricordiamo, è una tipologia di tubi Columbus in acciaio inox, particolarmente in voga alla fine degli anni 80, primi 90, direi anche tutti i 90, e Oliver Nasen non credo che abbia avuto grossi problemi. Sono operazioni che molto spesso vengono fatte più
per marketing o più perché sicuramente la partecipazione di Oliver alla tappa con una bici in acciaio ha fatto notizia, ha fatto scrivere i giornali, blog, eccetera. Ma ragazzi, si potrebbe correre tranquillamente il Tour de France con bici fatte bene e progettate bene in acciaio, in alluminio, in titanio. Io lo ricordo, il buon Lance Armstrong, vi possa piacere o meno il personaggio, correva a cronometro con una Lightspeed in titanio e lo ha fatto fino a pochi anni prima del suo ritiro. La Lightspeed era verniciata di blu e c'era scritto Trek. Se approfondite scoprite anche che Lightspeed è un marchio del gruppo Trek oggi e che quindi certi altarini cadono molto facilmente. Non facciamoci prendere luoghi comuni, cerchiamo di capire e di capire quello che serve a noi. Direi che siamo all'ora passata di chiudere con Paolo che dice: Mazzuto, questo nuovo format Don't Panic mi garba molto, bravi. Quindi adesso Romolo, parlaci della rigidezza del telaio della Falcon. Allora c'è Gairo, scusami ti fermo perché c'è Gairo online che ti saluta e che dice come le alle sprint durate da Bora al Down Under. Esatto, Gairo, l'ho detto prima e ho parlato anche di un'altra bici di cui tu ricorderai molto bene, che è la S-Works Specialized in alluminio, che se non ricordo male è sempre una LE del 2000, io ricordavo 2013, forse magari sbaglio, quella tutta lucidata a specchio, cromata, fatta in 300 pezzi, che era una bici che, se non mi sbaglio, tu hai avuto modo di provare, io anche, e che era un SL4 se non ricordo male, o un SL5, ma credo un SL4, e che era 100 volte meglio della sua sorella in carbonio. Era una bicicletta fatta a mano, fatta numerata, su ogni pezzo c'era scritto, era bellissimo perché c'è scritto handmade in Taiwan, è fantastico, e costava una barca di soldi, così come costava una barca di soldi la Canon del Super 6 Evo Black Ink, che era fatta con un alluminio particolare, con un processo di saldatura artigianale fatto a mano, diverso dal procedimento usato in genere a Canon per le CAD, che aveva delle caratteristiche assolutamente da bici di altissimo livello, come anche le allee utilizzate, come dici giustamente, dalla Bora al Down Under, e utilizzate dalla Bora anche in altre criterium, perché è una bici, la Sprint, che deriva alle Fixed, con cui il team Specialized ha vinto nello scatto fisso praticamente tutto, fino a che non siamo arrivati noi coi manai al batterli. Sì, è sempre uno sfizio. Io ricordo sempre il mondiale l'anno scorso ad Amburgo, in cui 3 bici T-Red arrivano davanti a 3 Specialized. Sono un po'... Forse 5 Specialized. Forse 5. Vabbè, dai. Vabbè, un po' di... Dai, don't panic, però un po' è giusto anche così. Sì, è vero, alla fine contano le mani, conta la testa di chi realizza un progetto, partendo dal foglio bianco e arrivando fino all'oggetto che mette sotto il culo del singolo ciclista. Vuoi far vedere la Falcon in chiusura? No, allora Paolo, il Falcon è un progetto aperto nel senso che è nato nel 2020, nell'anno Sorribilis, ed è nato con un obiettivo ben preciso, che è l'obiettivo olimpico, non quello di Tokyo ma quello di Parigi 2024, su cui faremo una puntata sicuramente di Don't Panic, probabilmente non da qui ma da un altro posto, a Milano, e quindi io spero anche che ci sia la possibilità di averti nostro ospite, come tu ci hai avuto tuoi ospiti in altre situazioni. È un progetto aperto nel senso che è appena nato e ha subito vinto una gara UCI, non dico nient'altro, però è un progetto che sicuramente necessita di uno sviluppo sia dal punto di vista telaistico, quindi dal punto di vista della progettazione del telaio, che dal punto di vista della componentistica, perché sovverte radicalmente le regole di certe discipline come quelle del cronometro,
cronometro, triathlon e soprattutto inseguimento individuale a squadre. Ne parliamo magari in una puntata di Don't Panic dedicata alla pista e dedicata alle caratteristiche delle bici da pista, che a molti interessano perché sono comunque le Formula 1 delle biciclette, e quindi ti prometto che ne parleremo prossimamente, quando magari di Falcon non ci sarà più soltanto quella che hai visto tu. Altro? Chiudiamo, io... Sono altre cose, se restano domande aperte rispondiamo nei commenti, ci sentiamo per qualsiasi cosa. E tenete d'occhio le pagine e i social per la prossima puntata, a meno che tu, Ramona, non voglia già dare un appuntamento. Io direi che l'appuntamento è sempre per domenica alle 18, mi sembra, se volete poi scriverci e dirci no, facciamo un altro giorno, però mi sembrava una cosa simpatica, cioè domenica, alla fine siamo anche in un periodo in cui usciamo poco, sia perché le giornate... Roberto ha scritto, ho fatto 40 minuti di rulli e non me ne sono neanche accorto, grazie per la chiacchiera Grazie a te per aver scelto noi come compagnia. E mi sembrava una cosa sensata, un orario in cui magari anche chi esce in bici la domenica sicuramente non esce. Io sto guardando fuori, sono qui nel nostro quartier generale di Montichiari, sto guardando fuori, c'è buio e nebbia e probabilmente anche parecchio freddo, quindi mi sembrava un buon orario. Cerchiamo di essere più stringati la prossima volta, in modo da magari permettervi, ma no dai, sono le 7:15, per cui non credo che vi interrompiamo a cena, a meno che non siate particolarmente affamati. Di solito domenica si mangia anche magari a mezzogiorno un po' di più, anche se la sera fate un po' più tardi, facciamo un po' più tardi, perché poi pensate, noi dobbiamo smontare, fare, dire, non è facile neanche per noi. Direi domenica alle 18, comunque Don't Panic vi accompagnerà ancora. Vi saluto ricordandovi due cose: la prima, l'asciugamano sempre, e la seconda, visto che non avete capito l'asciugamano, per chi non l'ha capito, guardatevi Guida Galattica per autostoppisti o leggete il libro. Che bello il libro. Ciao a tutti e alla prossima di Don't Panic. Ci salutano tutti e ci ringraziano tantissimo. Ciao ragazzi.